Come mai l'educazione cinofila, l'addestramento, ossia affidarsi a un educatore, a un addestratore, può risultare fallimentare? Innanzitutto c'è da dire che non esiste una persona a cui tu dai il tuo cane aggressivo, pauroso, maleducato e quant'altro e questa persona te lo sistema come se fosse un meccanico, no? Che sistema qui, sistema lì e ti dà il cane aggiustato. Non funziona così. Il motivo per cui il vostro cane non si comporta in maniera adeguata è perché purtroppo la causa è proprio il tipo di rapporto e l'educazione che gli avete dato voi. Quindi la prima cosa che dovrà cambiare sarà delle regole, delle abitudini, delle cose da fare, da non fare, quindi da iniziare a fare o smettere di fare voi col vostro cane. Quindi il compito dell'educatore è quello di dirvi: stai sbagliando qui, stai sbagliando lì, al posto di fare questo prova a fare così. Quindi poi il lavoro lo dovrete fare voi. Il compito dell'addestratore in questo caso è quello di darvi delle nozioni per risolvere il vostro problema, un po' come un dietologo, un po' come un personal trainer. Il personal trainer ti dice: fai 20 push up, 50 pull up, gli squat, questo e quello. Poi è ovvio che se tu lo fai non tutti i giorni, però più volte a settimana otterrai un risultato. Se tu non lo fai mai, il risultato non arriva. Il cane vive con voi 24 ore e l'educatore lo vedete una volta, due volte, tre volte a settimana per 3 ore. Fate il calcolo, 3 ore a settimana non possono competere neanche con un giorno passato con voi, ok? Spesso sento persone dirmi: ah, ma lei fa l'educatore, di qua di là, il mio cane è indisciplinato, non riesco a insegnargli questo e quello. E poi la frase tipica è: sono stato già da un addestratore 2, 3, 5, 6, però alla fine il cane non migliora. E il mio primo pensiero è: tu sei stato da 3, 4, 5, 6 educatori e probabilmente questi educatori ti hanno tutti detto la stessa identica cosa. Il problema cos'è? È che poi tu lo devi fare. Se voi andate da un educatore, l'educatore vi parla per un'ora e voi in quest'ora pensate alla prossima domanda da fare o a che cosa fare durante la sera, è ovvio che l'educazione sarà fallimentare. Quindi impegnatevi ad ascoltare ciò che vi viene detto, a capire i propri errori, invece di andare in modalità difesa. No, ma io non ho, ma no, beh, ah sì sì, ah no, beh, non tanto. Cercare di capire le parole, a buon intenditore poche parole, e applicare, fare, darsi da fare. È faticoso e di qua di là, anche sollevare pesi in palestra è faticoso, anche dover rinunciare a del cibo gustoso è qualcosa di faticoso, però se non si fa un piccolo sforzo e poi dopo è peggio perché i miei cani sono veramente docili e piacevoli da avere intorno e ho passato 11 anni fantastici con loro. Se penso a quanto poco mi sono dovuto impegnare per ottenere ciò durante il loro primo anno e mezzo di vita, per poi avere 10-11 anni così, sinceramente ne vale proprio la pena. Quindi il problema, ragazzi, è che se voi prendete un cane per strapazzarlo, riversare tutte le vostre carenze affettive e opzioni della vostra vita, farete un danno. Il cane non va strapazzato di coccole, non va viziato, bisogna dargli delle regole, impartirgliele in maniera non conflittuale, sempre con gentilezza. Io vi dico: non sgridate mai il vostro cane, non c'è mai bisogno di sgridarlo il cane, ma proprio mai. Basta ignorare le cose sbagliate ed essere pronti e tempestivi nel premiare i comportamenti corretti. Dargli delle regole e soddisfare le loro necessità anche mentali, no? Quindi l'addestramento, eccetera, eccetera. Se vi doveste rivolgere a un educatore, la prima cosa di cui dovete tener conto è il vostro impegno. Siete pronti a impegnarvi, a cambiare delle vostre abitudini? Siete pronti a dover fare delle rinunce? Siete pronti a far fatica, a dovervi impegnare e scontrare anche con un fallimento? Perché il fallimento
lui deve sempre passare davanti alla telecamera quando spiego. Il fallimento fa parte della vita, senza il fallimento non si impara ad avere successo, quindi finché io non sbatto la testa su una faccenda e corro anche il rischio di sbagliare, quindi mi metto in discussione, purtroppo rimarrò fermo sempre allo stesso livello. Quindi non abbiate paura di sbagliare, l'importante è fare qualcosa. Quindi quello che l'educatore vi dice di fare per voi devono essere delle parole sacre. Dovete applicare ciò che vi dice l'educatore in maniera religiosa. Affidarvi, dovete aver fiducia. Se non avete fiducia e mettete in discussione tutto quello che vi viene detto, guardate il cane dell'educatore, guardate il vostro e rispondetevi da soli.